Ben ritrovati qui su Radio Rossonera, un nuovo appuntamento con il mio editoriale. Vi auguro innanzitutto un buon inizio di giornata. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un commento sotto questo video, un like se vi è piaciuto, insomma, le solite cose che però per noi sono sempre molto, molto importanti. Allora, questo editoriale arriva in un momento che onestamente mi sarei anche evitata, ovvero il Milan perde a Firenze, ultima gara prima della sosta e quindi sappiamo tutti che quando c'è la sosta purtroppo per 2 settimane non si gioca e quindi per 2 settimane ci sono le scorie dell'ultima partita. Quindi se hai vinto passi 2 settimane, tra virgolette, serene, se non hai vinto diciamo che il clima non è dei migliori. Anche perché diciamo che questo ciclo di gare dopo la prima sosta era stato per certi versi positivo. La grande vittoria del derby, che ha sorpreso un po' tutti, no? Che ha reso felici tanti tifosi, è stata inaspettata, è stata sofferta, ma una gioia davvero, davvero bella, devo dire, che nessuno di noi si aspettava, perché voglio dire, l'inizio di stagione del Milan, lo sapete meglio di me, non è stato dei migliori, però ecco, diciamo questo ciclo di gare era stato un ciclo tra alti e bassi, ovvio che la sconfitta con il Liverpool, la sconfitta con il Leverkusen, però si era intravista una luce, invece la sconfitta di Firenze ha fatto ripiombare un po' tutto nel dubbio, ma ne parleremo. Ne parleremo perché il mio primo argomento di oggi, che vedete qui in giallo, è Teo cifre false, ci risiamo. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché ovviamente quella di Firenze è una sconfitta che si porta dietro anche altro, no? Non è stata una semplice sconfitta, ma è stata una sconfitta con tante polemiche. La situazione dei rigori, l'espulsione di Teo, insomma, è stata una sconfitta in cui manca sicuramente, pesa sicuramente il fatto che il Milan non ha guadagnato 3 punti, però ci sono anche tante altre cose che hanno preoccupato, che hanno fatto, diciamo, scattare dei campanelli d'allarme. Perché Teo cifre false? Teo cifre false perché ieri mattina c'è stata questa grande prima pagina di Gazzetta dello Sport, tra l'altro con un titolo importante, no? Perché comunque si sottolinea anche il fatto che il clima con Teo non sia al massimo e che Teo chieda 8 milioni. Questa è una cifra che, se andate indietro in questi mesi, ogni tanto ripiombava fuori. Teo chiede 8 milioni. Poi noi come redazione abbiamo fatto le nostre verifiche e in questi mesi ci avete letto, ci avete ascoltato, ci avete visto. In realtà ci risulta che questi 8 milioni non sono mai stati chiesti, semplicemente perché non ci si è mai seduti. E quindi è proprio un errore alla base, cioè non ci si è mai seduti con l'entourage di Teo per intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto di Teo che ricordiamo scade nel 2026. E quindi la cifra di 8 milioni non può esistere perché non ci si è mai seduti. E quindi questo fa effetto leggerlo perché non è la prima volta che lo leggiamo, non è la prima volta che lo leggiamo che Teo chiede 8 milioni, che poi può anche essere una cifra che lui chiederà, boh, può essere che si accontenti di 6, può essere che si accontenti di 5 e mezzo, ma non è giusto scrivere una cifra falsa perché 8 milioni Teo non li ha mai chiesti, semplicemente perché Teo non si è mai seduto, l'entourage di Teo non si è mai seduto negli ultimi mesi al tavolo delle trattative con la dirigenza del Milan, quindi Furlani, quindi Moncada, quindi Ibrahimovic, e quindi proprio è una cifra falsa che semplicemente butta delle cose negative addosso a un giocatore che sicuramente non sta attraversando un bel periodo, sicuramente ha le sue colpe, però non mi sembra il caso di far uscire cose che possono anche aggravare, no, la posizione di un giocatore, perché di fatto, cioè, qual è il clima che crea una notizia del genere? Ah, vabbè, Teo sta giocando male e si è fatto espellere e non ha un comportamento da capitano e chiede pure 8 milioni, perché questo sono sicura che è il ragionamento che in tanti di voi avete fatto.
ripeto, io non voglio difendere Teo perché so che poi me lo scrivete sempre, però non mi sembra giusto scrivere una falsità e far passare Teo come quello che sta chiedendo una cifra alta, perché 8 milioni per gli standard del Milan è una cifra alta in un momento del genere. Ho scritto ci risiamo perché non è la prima volta che queste cose accadono. Tra l'altro vi ricordo che a giugno-luglio, quando avevamo sottolineato proprio questa cosa in redazione e nei nostri video, nei nostri articoli, nei nostri podcast, che non c'era trattativa, che il Milan, tramite vari media, aveva fatto sapere che il rinnovo di Teo era una cosa da niente, che erano già d'accordo sul discutere a fine mercato e quindi tutto ok. No, mi sembra che ad oggi ancora questa trattativa non ci sia. Quindi anche qui non mi sembra che sia stata una cosa così vera, ecco. Quindi vi invito sempre a riflettere, perché ovviamente Teo non sta facendo una stagione positiva, non lo vediamo al massimo, come altri giocatori, però non mi sembra giusto che vengano messe sulla sua testa, faccia, voce, quello che volete, cose false. Ecco, quindi ci tenevo assolutamente a ribadirlo, perché questa storia che i giocatori devono sempre essere, per carità, hanno le loro colpe e vi ribadisco, la situazione dei rigori per me, come ho già detto in trasmissione, è una cosa che ha sconvolto a livello di proprio gestione da ogni punto di vista, cioè da qualsiasi punto in cui voi la guardiate è una situazione mal gestita e anche, posso dirvi, poco commentabile dal punto di vista dell'allenatore che sembra non avere in mano la situazione, dal punto di vista dei giocatori, che se si decide che il rigorista è Pulisic, il rigorista è Pulisic, punto, e dal punto di vista anche della società, perché una società che vede una scena del genere, uno va a parlare ai microfoni dopo la gara, non vuole parlare ai microfoni, però sistema la cosa. Quindi credo che ognuno si deve prendere un po' le sue responsabilità, ma il titolone sempre, cioè io quando stamattina ho letto quel titolo non vi dico che me l'aspettavo, però ormai è un qualcosa di, cioè, anche prevedibile, perché sono 15-16 mesi che vediamo le stesse cose, è un loop. E qui mi collego al secondo titolo del mio editoriale, sembra un loop continuo. Perché ho scritto sembra un loop continuo? Su questo mi collego con questo, ovvero che, ripeto, sono cose che succedono da mesi, cambia solamente il protagonista, cambia la dinamica, la situazione, perché ovviamente le cose cambiano, però di fatto, ragazzi, cioè, sono cose che abbiamo già visto. Io ricordo l'anno scorso, torno a fine febbraio, mi pare, titolone così su Maignan che non para più i rigori ed è un problema e Pioli aveva il problema che Maignan non parava più i rigori, non tanto che il Milan subiva gol e creava dei rigori per l'avversario, no, il problema era che Maignan, quindi, cioè, ripeto, ormai spero che voi l'abbiate capito qual è l'antifona, ecco. Ma sembra un loop continuo. Io ho deciso di scriverlo come titoletto di questo editoriale perché con la sconfitta di Firenze si ripiomba di nuovo in un mare di incertezze. In un mare di incertezze che il Milan aveva vissuto a inizio stagione, perché il pareggio con Torino e Lazio e la sconfitta con il Parma ti aveva fatto chiudere il primo ciclo di partite malissimo e diciamo che si navigava in questa situazione di totale incertezza, malumore, dubbi, Fonseca l'allenatore giusto, la rosa non è stata costruita bene, insomma, e siamo qui oggi, il 10 di ottobre, a ridirci le stesse cose, perché di fatto il Milan è una squadra che fa così, continuamente, ma anche per come viene gestito il tutto, perché voglio dire, la partita con il Liverpool in casa ha portato
ha delle domande sull'allenatore. Vi ricordate i giorni successivi a Milan-Liverpool? Si parlava più dei possibili sostituti di Fonseca che del derby. Poi arriva il derby, si vince il derby, tutti contenti, giustamente, e tutto torna nei propri ranghi. Fonseca al suo posto, non si parla più dei possibili sostituti. Cose classiche, no? Mi direte nel calcio. Quando un allenatore in bilico poi porta a casa una bella vittoria, succede così, giusto? Poi cosa succede? Succede che all'Leverkusen perdi, per carità, con una prestazione sicuramente migliore rispetto a quella che hai fatto con il Liverpool a San Siro, e poi a Firenze di nuovo perdi. Di nuovo il Milan sembra una squadra scollata, una squadra che può prendere gol in qualsiasi momento. Di nuovo una squadra in cui si vedono tantissimi limiti di rosa, centrocampo che, a parte Fofana, ha degli interpreti che non riescono a essere giusti per quello che vediamo, sostituti ai titolari non all'altezza, perché in questo momento i sostituti non entrano negli ingranaggi, pensieri che se si fa male qualcuno degli 11 titolari, ad oggi nessuno può sostituire nessuno, perché partiamo proprio dalla base. Parte Maignan, Teo Hernandez ad oggi non ha un sostituto decente. I difensori centrali, c'è questo dubbio di Pavlovic che è partito bene e poi è tornato in panchina, prestazione non convincente di Tomori, dubbi sul fatto che Pavlovic possa fare quello che chiede Fonseca. Sulla destra hai Emerson Royal, con la situazione di Calabria che è nebulosa per il contratto, perché non sta giocando, per i problemi fisici. Emerson Royal non convince appieno, però allo stesso tempo non hai un giocatore che in questo momento può convincere di più di Emerson Royal. A centrocampo, ve l'ho già detto, c'è Fofana e poi gli altri, punto interrogativo, perché Reinders non è messo nelle condizioni di dare il suo meglio, non incide, le prestazioni di Reinders te ne ricordi ogni tanto, Loftus-Cheek non è più un titolare e non fa bene il 10 e non fa bene neanche il compagno di Fofana. Musa ad oggi è un grandissimo punto interrogativo perché va bene che è giovane, ma dopo un anno al Milan, 20 milioni di cartellino, sembra che non sia schierabile, ma non lo dico io, lo vedete da come lo utilizza Paolo Fonseca, e davanti nessuno che può fare il ruolo di Morata, perché Loftus-Cheek non lo convince a Fonseca. Quelli che potevano fare il ruolo di Morata non sono più a Milanello. A sinistra hai Leao che va a fasi alterne, ma Okafor non ti garantisce niente. Ciukwueze sulla destra, forse peggio ancora, e nessuno ne parla, perché ragazzi, prima o poi ci renderemo conto che probabilmente Ciukwueze è un acquisto che ad oggi non sta rendendo, perché ci sono stati degli acquisti in passato che sono stati bersagliati di critiche per la stessa cosa, ovvero un giocatore pagato molto che non sta rendendo. Ciukwueze, sì, ogni tanto ci si accorge che esiste perché entra 7-8 minuti, non incide, però è lì. Vabbè. Davanti la situazione è quella che è. Abram non si è messo propriamente in una vicenda idilliaca con la situazione dei rigori. Jovic, lo sapete, situazione abbastanza intricata ed è un giocatore che a parole di Fonseca non può fare tanto alcune cose e quindi si è ripiombato di nuovo nello stesso loop. Una marea di incertezze, la classifica in Serie A che non è così terribile perché comunque sei lì, però comunque potevi fare di più, visto che gli avversari ti avevano dato una mano, perché di fatto, grazie agli scontri diretti e grazie ad alcuni risultati che non ci aspettavamo delle big, comunque il Milan era lì, nonostante l'inizio tragico, perché l'inizio del Milan è tragico di questo campionato, soprattutto per le prime tre. E quindi si ripiomba in questo loop, in questa meravigliosa sosta in cui ci sono polemiche su polemiche, in cui ci sono dubbi sull'allenatore, in cui ci sono dubbi su quello che può fare davvero la squadra. Insomma, un loop continuo. Sembra che si fanno delle cose, si arrivano a delle altre e poi si ritorna lì.
E quando io leggo i tifosi che scrivono e non mi emoziono durante le partite, è capibile, perché non vedi un obiettivo, cioè dici ok, stasera gioca il Milan, ma cosa fa il Milan? Prova a vincere lo scudetto? È un Milan che va bene se arriva solo quarto? Non vedi un percorso, non vedi una strada tracciata, sembra tutto fatto a caso. Quello che viene, viene, poi se si vince si è contenti per un po', poi si ripiomba nell'incertezza perché arriva una sconfitta, arriva una partita in cui subisci gol. Il problema è questo, è che quando non vedi un percorso è difficile dare credibilità a qualcosa, emozionarsi, crederci, lottare. È difficile. E qui bisognerebbe rendersi conto, e vado all'ultimo punto di questo editoriale, se no mi dilungo sempre come al solito, poi mi dovete sopportare per 20 minuti, mi dispiace per voi. Fare finta di niente non porta a niente, perché proprio questa a me onestamente non era mai successa, ma in questi mesi sto scoprendo cose che noi umani probabilmente non ci saremmo mai immaginati. Ho scoperto che alcuni credono che le critiche che arrivano dai tifosi sono figlie di bot creati apposta dall'agenzia che vorrebbe critiche sulla dirigenza del Milan. Detto che mi sembra una cosa talmente assurda che non voglio neanche troppo perdere tempo a commentare, ma vado al centro di questa vicenda. Ma se davvero si pensa che c'è un'agenzia che assolda dei account fake per criticare la dirigenza del Milan, significa che si pensa che le critiche siano non fondate. Si pensa che persone reali che criticano non ci siano. Cioè, questa è la cosa che mi lascia sconvolta. Quindi si crede che tutto va bene. Perché se si arriva a pensare che le critiche su critiche che si stanno ricevendo, a mio parere, alcune giuste, poi ovviamente sui social si esagera coi termini, con le parole, quello che volete, ma in questo momento la dirigenza del Milan, se ha delle critiche, mi sembra lecito, anche perché non mi pare che sia in una situazione idilliaca in cui la scelta dell'allenatore è stata giusta, la rosa è stata costruita bene, ma qui si arriva a pensare che chi critica sia un account fake, quindi seguitemi nel discorso, è un po' complicato, un po' non mi viene la parola, un po' inception, cioè, quindi si pensa che una persona normale, non bot, non critica, quindi va tutto bene. Non so se mi sono spiegata. E anche qui mi sembra di essere tornati indietro di un anno, quando si pensava che le critiche a Stefano Pioli fossero frutto dei social. E non lo dicevo io, diceva chi comanda. E dico, ma veramente? E quando scrivo far finta di niente non porta a niente, è perché quando ci sono dei problemi, questo ve lo ripeto sempre, ma perché è una cosa che nella vita vale sempre. Cioè, se si ha un problema, rendersi conto del problema stesso è il primo passo per risolverlo. Se si fa finta di niente, si pensa che tutto va bene, il problema non si risolverà mai, perché si pensa che tutto va bene e quindi si pensa che quello che tu hai fatto fino ad ora è giusto. Il problema è qui. Comunque, siamo arrivati al minuto 19, ce l'ho fatta a non parlare più di 20 minuti. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video, aspetto sempre i vostri commenti perché mi piace leggere comunque quello che pensate, confrontarmi con voi, insomma, è una cosa che ci tengo. Vi ringrazio chi ha seguito questo editoriale, vi do appuntamento con gli altri appuntamenti di Radio Rossonera e vi auguro buona giornata.